Popolo di Imbrattamori, nel video di oggi vi faccio vedere come rifare una terrazza senza spaccare il pavimento vecchio. Voi direte, ma come fai? Guardate il video e ve lo spiego. Però ovviamente prima di guardare il video vi dovete iscrivervi al canale e attivare la campanella, bene? E poi magari comprate anche una maglietta, non lo so. Soluzioni del genere si adottano quando per esempio il pavimento esistente è in buone condizioni, non ci sono schianti nel solaio, non ci sono tante mattonelle saltate, per esempio il massetto è sodo. Qui per esempio in questo caso è stato rifatto in questo modo qui perché in certi punti l'impermeabilizzazione della struttura non teneva più e anzi in un punto si è scoperto che proprio non c'era e quindi l'acqua passava di sotto. Però ecco, una soluzione così ti permette anche prima di tutto di risparmiare un monte di soldi perché non c'è la demolizione del massetto, del pavimento e di rifare il massetto nuovo e va rifatta l'impermeabilizzazione ovviamente, però ti permette anche di restringere i tempi e di fare comunque un lavoro fatto bene. Per quelli di voi che si preoccupano dell'aumento di peso state tranquilli perché tanto un solaio del genere fino a 300 kg al metro quadrato li regge e un lavoro così potrà aumentare il peso di 25-30 kg al metro quadrato fra tutto. Quindi state tranquilli, poi se non vi fidate fatelo vedere a qualcuno del mestiere che sicuramente ne sa più di voi. Ora, come vedete nel video ci sono diversi accorgimenti da prendere a seconda delle situazioni, perché qui per esempio alle porte si è dovuto studiare una soluzione per mettere le soglie nuove perché le soglie vecchie erano incassate nel pavimento e quindi sono state modificate le persiane, è stata modificata la porta, però ecco quello poi ogni soluzione va studiata sul momento tante volte. Comunque che c'era da dire? Anche per qualcuno di voi mi bacchetterà sicuramente perché non è stato fatto nessun giunto di dilatazione, però il fatto è che in quello che c'era prima non c'erano e schianti non ce n'era, cioè il pavimento era a posto, una struttura che ormai ha 30 anni, quindi io penso che in movimenti ormai quello che doveva fare l'ha fatto, no? L'unico che si è fatto nel punto dove cambiava la pendenza da praticamente una parte all'altra e poi però si è lasciato, come vedrete sotto il battiscopa, lo spazio fra, cioè uno spessore di un paio di centimetri senza intonaco dove il pavimento ha la possibilità di muoversi. Bene, quindi se non si è rotto fino ad ora io penso che possa durare tranquillamente altri 30 anni. Voi che dite? Allora, questa qui è la situazione di partenza. Qui come vedete, vabbè, insomma è una terrazza che ha ormai più di 20 anni e c'è qualche crepettina, ma il problema qual è? È che in un paio di punti al piano di sotto dove c'è il salotto, che è qui sotto quest'angolo qui e mi ricordo se era dalla parte di qua, e c'è un'infiltrazione d'acqua. Quindi noi che si fa? Bisogna vedere di, senza smantellare tutto quanto, che ovviamente sarebbe l'intervento più efficace, bisogna vedere di rimpermeabilizzare tutto quanto e poi posare il pavimento sopra questo qui. Poi vi farò vedere anche gli accorgimenti che verranno presi alle soglie. Insomma, questo è un modo per vedere di spendere il meno possibile e fare un lavoro fatto bene. È ovvio che si può anche fare diversamente certe cose, questo poi strada facendo anche alle porte, alle soglie. Quando sono lì vi dico come si fa noi e come si potrebbe anche fare un'alternativa che magari potrebbe anche essere meglio ma costa qualcosina di più. Bene? Qui ci sono ovviamente i giunti, c'è qualche crepa, insomma è una terrazza grossa che ha qualche anno, ma insomma come condizioni generali non è messa male. Allora, il primo intervento che si fa qui è quello di levare tutto il battiscopa, perché qui praticamente cosa bisogna fare? Bisogna rimpermeabilizzare tutto quanto, però si impermeabilizza il pavimento sopra, non si va a impermeabilizzare la struttura come era stato fatto in origine, come si farebbe se si togliesse tutto quanto il pavimento. Bisogna rimpermeabilizzare la superficie, poi magari si ricontrolla anche le pendenze, quindi si leva tutto il battiscopa giro giro, si leva l'intonaco e si va a impermeabilizzare fino al muro, fino alla muratura e poi si rintonaca sopra, bene? E questo deve tenere l'acqua, altrimenti se si impermeabilizza sopra il battiscopo, a parte che quello che viene messo dopo fa schifo, viene fuori 4 cm dal muro, ma poi non funziona bene perché l'acqua che corre sul muro può sempre infiltrarsi sotto. Quindi si leva tutto, si pulisce e poi si dà una bella lavata sgrassata dappertutto.
e dopo si dà l'impermeabilizzante. Vai! Ora, dopo aver pulito tutto e aver levato anche il pezzo di guaina dell'impermeabilizzazione vecchia che giustamente era girato sul muro, il prossimo passo è quello di, per evitare di fare un angolo a secco qui a 90 gradi dove si viene a fare l'impermeabilizzazione nuova e viene messa la rete, si fa praticamente, si stonda leggermente l'angolo con una malta cementizia, prima si dà una bagnata e si fa tutto l'angolino per poter poi girare bene la rete e la guaina, bene? E dopo di questo poi si controlla le pendenze e si guarda se c'è qualche punto staccato, qualche mattonella che suona a vuoto che va magari levata e rivellata. Vai! Qui proprio basta un ricciolino, si dà così io. Poi vi prendete qualcosa che sia della misura giusta per stondarlo leggermente e ce lo passate. Perché la punta della mestola è troppo grossa, dopo viene fuori dall'intonaco e quindi dà noia quando si va a mettere il pavimento. Ma tipo io ho trovato questo un beccuccio del chimico, si passa così, quello che poi è in eccesso si porta via, magari ci si passa 2 volte, lì, così, e tanto se si passa la punta della mestola così non ci arriva a strusciare e quindi rimane stondato e si può pulire bene. Bene, vai. Ora, fatto questo lavorino qui, mi è toccato rifarla perché si era spento il microfono. Che si fa? Si controlla se le mattonelle sono tutte attaccate bene, tutte solide, non ci sono parti che si staccano, perché questo poi compromette l'impermeabilizzazione. E come si fa? Come vedete io ho preso questa, la granata come si chiama qui, e praticamente che si fa? Si parte da una parte, si batte sopra e si sente il rumore che fa. Se suonano bene, sono belle attaccate, suonano così, altrimenti qui si vede bene perché c'è uno schianto intorno a questo giunto qui, sentite come rimbomba? Questo vuol dire che sono staccate. Allora cosa si fa qui? Qui si spacca questo pezzo qui fino a dove non si ritrovano quelle buone attaccate bene e poi si livella con una malta cementizia, con un prodotto che vi faccio vedere dopo, va bene? Dai, e poi si comincia l'impermeabilizzazione. Ora, quando poi c'è da vedere, ora a questo punto, ora io lì cerco di scansare le fonti lì, però bisogna vedere se ci sono dei punti dove ristagna l'acqua, se l'acqua va via bene da tutte le parti, e quindi che si fa? Ci si butta l'acqua sopra e si vede se va via bene. Io qui ho già cominciato, ho cercato di scansare quei punti lì, perché l'importante è che vada via e non ci siano ristagni. Poi se in un punto va via da una parte, va via da un'altra, poi non vuol dire niente, basta che vada via. Si cerca di bagnare dappertutto perché sennò ovviamente trova difficoltà ad andare via, però qui mi sembra che sia tutto a posto. Si fa anche qui, vai. Qui l'uscita è laggiù, qua invece è nell'angolo laggiù in fondo e mi sembra che vada via proprio tutta bene. Vai, così dopo pranzo è asciugato, si può, prima si lava tutto quanto, si scansa ovviamente questo punto qui, si sgrassa tutto con la soda caustica e poi si rivella questo punto qui, perché se faccio il contrario qui poi mi va via tutto quello che ci metto. Vai, ora si va a desinare. Ora, quello che c'è da fare ora è parecchio semplice. Dopo aver spazzato tutto, dopo aver fatto tutto quello che ho fatto vedere, si dà una bella lavata, va sgrassata bene la superficie, come vi feci vedere anche al video della sovrapposizione all'interno. Va fatta anche qui, perché qui c'è passato di tutto, 20 anni, 25 quelli che sono, animali, tracce di qualsiasi cosa che sono rimaste qui e che quindi impediscono l'adesione dell'impermeabilizzante. Noi si prende la soda caustica e si lava bene ogni ossa, poi va risciacquato bene, soprattutto poi nei punti
dove c'è tutto questo troiaio, che ovviamente sulle mattonelle e all'esterno si forma a volte, e qui magari con una spazzolina di ferro si strofina bene, si cerca di levare il più possibile. Se volete fare quelli bravi, date una bella lavata con l'idropulitrice, però cioè qui se si fa con l'idropulitrice si fa un bel casino, e quindi insomma si cerca di fare una cosa che sporchi il meno possibile ma che pulisca bene. Vai! Ora che è tutto pulito, tutto lavato, qui è già asciugato, ora l'angolo lì si fa asciugare un pochino, la parte di qua comincia già asciugando, e che si fa nel frattempo? Si comincia a preparare le strisce di rete, la rete qui in fibra di vetro, che serve per fare, o si fa con questo o si fa con la bandella sua di tessuto non tessuto, comunque delle striscine di una quindicina di centimetri che vanno messe sull'angolo, fermate con la guaina che poi viene usata per fare l'impermeabilizzazione. Questo, siccome è un punto critico, questo serve per evitare che si rompa lì, bene? Quando basta un trincetto e la rete tra poco si taglia con un grissino. Allora, per richiudere questa bua qui, dove le mattonelle erano saltate, qui c'è rimasto qualcosa, si usa, io uso questa qui. Questo si chiama correggiquote, è un prodotto della Marraccini, correggiquote 340, perché praticamente si può dare spessori da 3 a 40 mm. È un prodotto che si lavora bene, viene bello sodo, asciuga abbastanza velocemente, e quindi ce ne sono altri simili in commercio, però insomma io ho usato qualche volta questo e funziona bene. Si comincia a fare tutto l'angolo, perché è giunto fra la superficie orizzontale e quella verticale ci va messo o la bandella sua di tessuto non tessuto, oppure si fa con la rete alcali resistente, la retina tipo da porta intonaco, via. È simile a quella lì, quella da 160 grammi, questa è una retina in fibra di vetro che serve apposta per fare lavori del genere. Ho fatto delle strisce di una ventina di centimetri, anche se avevo detto 15, perché insomma bisogna che monti sopra il battiscopa e bisogna che arrivi dentro. Come si fa? Ora qui si parte dall'angolo, quindi ci faccio il taglio per poterla piegare. Cerchiamo di metterlo più steso possibile, perché soprattutto qui sul pavimento, poi dopo ci va messero le mattonelle nuove sopra, quindi se capita che un pezzo secca piegato così dopo è dura, va tagliato e insomma non è una cosa fatta bene. E qui vedi come piega bene nell'angolo, perché si è fatto questo ricciolino. Allora, non si fa sicuramente di piazzare la rete e dare la roba sopra, perché se no sotto la rete non attacca. Si stende una pennellata di guaina sotto, poi si mette la rete e ci si ridà sopra e si stende bene. Al limite con una mestola americana si guarda di stendere bene e pareggiarla bene. Poi quando si mette la seconda striscia di rete si fa sormontare una decina di centimetri su quella di prima e si fa tutto l'angolo giro in questo modo qui. Vai! Si cerca di non lavorare sempre col sole che batte sopra, perché lo brucia e dopo asciuga troppo velocemente e non va bene. Via!
Allora, per quello che riguarda invece le porte e le persiane, si può fare ovviamente in più modi. Ovviamente se fosse fatto bene in partenza bisognerebbe magari levare la soglia e murarla più alta. Qui però, come vedete già, il pavimento non entra sotto la soglia come dovrebbe essere, e quindi che si fa a noi? Si fa un'altra soglia che viene messa sopra questa, quindi l'impermeabilizzazione dovrà montare anche qui sopra e qui dentro dove verrà fatta, cosa che inizialmente non era stata fatta, e per quello qui sotto c'era l'infiltrazione. Infatti qui si vede un tentativo proprio disperato di levare l'infiltrazione, ma molto probabilmente era lì e di là, perché qui non arrivava qui l'impermeabilizzazione, quindi da qui poteva filtrare sotto. Quindi che si fa? La persiana, la nuova soglia ovviamente non sarà come questa, ma getterà un paio di centimetri in fuori, e per non stare a levare la porta a fare un casino della Madonna, si manda a filo della porta qui. Verranno tagliati questi coprifili qui e la soglia verrà qui, praticamente la porta dentro ci va a battere e qui rimarrà questo spazio che verrà sigillato in qualche modo. Certo, sì, bellissimo non è da vedere, però bisogna anche trovare l'accordo col cliente per trovare la soluzione che sia la migliore possibile in base anche a quello che vuole spendere. Quindi si farà così: l'impermeabilizzazione sulla soglia vecchia e la soglia nuova che aggetta un paio di centimetri. La persiana fuori verrà fatta che monta sopra alla soglia vecchia, alla soglia nuova, quindi sarà scorciata 3 o 4 centimetri. Bene? Ovviamente questo è un lavoro che lo deve fare chi è del mestiere, perché non siamo in grado di rifinirla a modo. Vai! Aspetta, se no la gente sta in pensiero. Saluta il pubblico. Io sto al fresco. Visto che è sempre troppo caldo e la temperatura, insomma, la temperatura dell'aria sarebbe anche giusta, ma è quella della superficie che è troppo alta, e invece, come si vede, l'angolo fatto stamattina è tutto all'ombra e quindi si può tranquillamente lavorarci. Ora si fa la seconda mano su tutto l'angolo e girarlo almeno 5 cm in terra, poi dopo ci si monta sopra col rullo. Così, se si riesce nel tardo pomeriggio, ora, quando la temperatura è un po' più bassa e qui è quasi tutta all'ombra, a dare la prima mano, domani mattina verso le 7, 7 e mezzo si dà la seconda, così quando il sole è alto, è già passate 3 o 4 ore, e quando si arriva a 30 gradi è già passate 5 ore, e così non succede niente, e la mattina dopo, a 24 ore di distanza, si può cominciare a mettere il pavimento. Bene? Vai! Ora, se data la seconda mano a tutto l'angolo, tutto giro giro, ora è il momento di ridare una spazzata, visto che ora la temperatura lo consente, si dà la prima mano. Nella prima mano però che si fa? Si dà anche, perché questo prodotto qui si può dare anche senza rete, però visto che lo spazio è grosso, almeno divide nel mezzo con una striscia di rete questo spazio qui magari, e anche lì nel punto dove cambia la pendenza, perché da questo punto qui l'acqua va là e da qui l'acqua va all'angolo laggiù e si divide qui. Vai! Oh via! Ora siamo pronti e si parte. Dato che devo mettere la striscia per così, siccome le due maniche vanno date, vanno incrociate, quindi una si dà in un senso e una si dà nell'altro. Quindi la prima mano io cerco di darla in questo senso qui. Ovviamente sotto lì dove ci lavoro male ci vado come centro. Ma insomma, ora per impastare queste ossa qui bisogna cercare di rispettare il più possibile le quantità e bisogna rispettare le caratteristiche e le precauzioni richieste.
ci si è fatto quasi l'8 ieri sera, ora sono le 7:20, si dà la seconda mano, qui è tutto asciugato, si dà la seconda mano, poi se c'è da fare qualche ritocco si fa, se c'è da ritoccare qualche angolino, qualcosa si fa, e poi si comincia a richiudere l'intonaco, perché prima di fare il pavimento si richiude l'intonaco giro giro, e dopo si fa il pavimento. Tutto bello bianco, questo fa anche buono perché ti riflette tutto il card addosso. Ora qui sono stato un bischero, qui dove ho spaccato le mattonelle, c'è questa strisciata diversa, mi sono scordato di metterci un foglio di rete sopra. Ora dopo, quando è un pochino più bassa la temperatura, magari verso le 6, ci do un'altra pennellata e ci metto un foglio di rete. Ora quello che faccio ora, visto che lì c'è l'ombra, do la terza mano sull'angolo in tutto questo pezzo qui. La parte di là l'ho fatta stamattina. Faccio tutto questo pezzo qui e poi faccio questa striscia qui. Nel frattempo lì arriva l'ombra, perché tanto poi il sole a un certo punto cala, e poi comincio a dare l'intonaco dei pezzi qui secchi. Vai! Prima di finire l'intonaco, questo qui è l'intonaco fatto ieri che va rifinito e va finito di là dalle altre parti, si mette le soglie così nel mentre asciugano, così è un lavoro fatto, e dopo si intonaca anche qui sopra, si rifinisce tutto e via. E quindi cosa si fa? Qui l'impermeabilizzazione è tutta secca, qui lo spazio c'è, si mette con la colla perché qui lo spessore c'è già per poterci far entrare la mattonella sotto. Si prende come misura le mattonelle, ne metto una di qua, una di là per stare tranquillo. La soglia andrà a battere qui, noi si sta a 2-3 mm di distanza dalla porta, perché se poi la porta dovesse col tempo magari imbarcarsi, gonfiare, prende acqua, e così non spinge fuori e non, insomma, non fa danni. Allora, si stende la colla qui sulla soglia vecchia. E poi si dà una strusciata anche sotto alla soglia, però dal momento che dovrebbe aggettare qualche centimetro, negli ultimi 4 cm non ci si dà, tanto poi c'entra la mattonella, si stucca, viene sigillata. Vai, guardate bene qual è il sopra e qual è il sotto della soglia, Poi deve essere in piano e deve pendere fuori almeno 4 mm. Qui dove c'era la griglia, c'era questo troiaio qui che ormai è tutto marcio, che si fa? Avevo fatto una cazzata, ne avevo sbagliato, avevo già dato la guaina, ma volevo fare un altro lavoro, cioè le va la griglia, le va tutta la guaina vecchia sotto e poi si fa una cosa. Ora faccio praticamente la pendenza da qui a qua giù, in modo che ci rivada la griglia a pari delle mattonelle 9 nel punto dove dovrà appoggiare. Faccio lo scivolo, poi si dà la guaina e la griglia dopo si mette senza telaio, che serve solo per chiudere il buco, e l'acqua praticamente passa poi sulla guaina in questo punto qui. Bene? Allora, sono le 6:30, gli unici scemi che di sabato mattina alle 6:30 sono a lavorare siamo noi, e ora si parte a fare il pavimento. E se ne monta un pezzo a secco per vedere come si va. Quindi, come si è visto, ora se si guarda qui il filo di col muro e si guarda di qua, sembra che siamo abbastanza diritto, quindi ci può essere un capello, al limite si giostra un po' sulla partenza e sullo spazio che si è lasciato al muro, quando gira un po' di più un po' di meno, ma si dovrebbe poter andare tranquilli. Poi la posa sarà questa qui, e ovviamente ci saranno le mezze
Però questa sarà la posa, un pochino più, un gocciolino più distanziata, ma insomma non tanto. E si fa senza distanziatori e senza le zeppe, perché su un formato del genere ha poco senso, non ce n'è bisogno di farlo, anche perché sono di una dimensione che possano essere leggermente piegate, ma non è che si tirano e si addirizzano con la zeppa, quindi si può andare tranquilli. Siamo pronti per partire. Quindi ho levato quelle messe in prova, si fa il primo pezzo qui come detto prima e poi si mette la corda e si porta fino in fondo questo. Qui l'errore da non fa, a parte che per fare un lavoro del genere serve una colla che sia classificata almeno C2TE o C2TE-S1, quello ce lo leggete sopra al sacco, ve lo fate dal rivenditore. E poi, come può succedere a volte che ci rimane qualcosina sotto, che la mattonella non vi va a posto, qui non dovete mai assolutamente mandarla a posto battendoci sopra, cercando di rompere quello che c'è, perché se buate poi l'impermeabilizzazione dopo è buata e quindi di lì ci potrebbe passare l'acqua. Se sentite qualcosa tirate sulla mattonella, perché da inesperti può succedere tranquillamente di non pensare a queste cose. Via, si parte. Vabbè, sostanzialmente il lavoro è quello che avete visto già nella posa del pavimento, nella sovrapposizione, è quello lì, il pavimento alla fine è quello. Se ne mette 4, 5, 6 e poi si sistemano con le mani, si cerca di levarci tutti i dislivelli, perché ovviamente essendo roba cotta, che siano tutte diritte è dura. Si mettono accostate e poi gli si dà la fuga che gli si vuole dare. Se volete poi ci sono in commercio anche le crocette da 2 mm, 3 mm, a seconda di come lo volete fare. Messa questa qui, ho preso la misura, ho messo la corda, cioè ho preso la misura dal muro lì a questa qui, l'ho riportata qua giù, come vedete ci ho messo una mattonella sotto perché non tocchi in terra e poi un peso sopra perché possa tenere la tensione, e da su ho fatto uguale. Via ragazzi, qui è tutto messo, ora c'è da fare pulizia ovviamente e nel frattempo c'è da preparare il battiscopa. Là alla griglia c'è rimasto da chiudere intorno e da fermare la griglia in posizione, però insomma lì è tutto fatto. Qui tutto messo, però c'è un problema, uno solo, cioè questi sono l'avanzi, quindi su praticamente 50 metri di pavimento si è fatto questo, e però per far battiscopa siamo proprio lì, praticamente ci vuole 36 metri lineari di battiscopa e c'è 36 metri lineari di battiscopa, come al solito siamo al millimetro. Secondo me devono inventare la facoltà di chirurgia dell'edilizia, perché tutte le volte noi siamo a fare qualcosa siamo sempre lì al millimetro, perché sbagliano a ordinare la roba. Che si deve fare? Si prova a far miracolo. Avete presente quando prima dicevo nel video che dovrebbero istituire la facoltà di chirurgia dell'edilizia perché era tutto misurato? Cioè, non era una battuta. Allora vi faccio vedere. Qui sono circa 50 metri quadrati di terrazza più il battiscopa da fare dalle mattonelle. Che vedete c'è qualche pezzo rimasto ancora da fare. Allora, questo è quello che è avanzato. 3 mattonelle intere. Bene?
e perché il battiscopa si è fatto anche dalla striscia centrale avanzata dal taglio. Ogni mattonella si è divisa in 3 e la parte centrale è stata rifinita la parte superiore col disco per vedere di recuperare qualsiasi osa. Questo è quello che viene buttato via. Cioè, ora non è un bene quando succede così, perché vuol dire che è stato fatto male il conto delle mattonelle. Però d'altra parte quando la gente ci va da sé, se di là trova qualcuno che non è del mestiere, non è capace a far conto, succedono queste cose qui. Ma vedete, a fare una terrazza del genere e fa succedere una cosa del genere, cioè che una avanza nulla e ci si fa a fare tutto, se succede a voi è culo, se succede a noi è classe. Cari miei coglionazzi, ogni riferimento a Fantozzi è puramente casuale, Io è tutto pulito. Lì vedete qualche alone, qualche gocciolatura, ma quello è velo, sì, che viene via. Domattinando si lava mentre si stucca, viene via tutto quanto. Qui è tutto pronto. Siamo riusciti a finire tutto, ho mandato giù tutto, è rimasto solo verde. Lì sopra il battiscopa si fa leggermente a scivolo, che non rimanga l'acqua sopra, che rischi magari di staccarlo, rischi di passare dietro all'impermeabilizzazione, anche se è stata fatta più alta del battiscopa. Comunque siamo in fondo, via, c'è da stuccare, pulito ogni osa, poi si smonta tutto e si va via. Vai! Ora però c'è da mettere quello che completa del tutto, perché qui nel punto dove cambia la pendenza era stato fatto sul pavimento vecchio in diagonale e noi si è rifatto nel solito punto, perché queste mattonelle qui se no si vedeva delle tacche di qua e di là che facevano schifo. Quindi si è fatto il taglio e questo taglio passava per quel pezzettino lì e qui ci manca quest'angolino qui, questo si mette qui con un pochino di boiacca e via. E questa fuga qui è il punto di giunzione fra le due parti, verrà riempita col silicone. Avete visto quanta roba è avanzata? Niente. Però vai! A posto, ora oggi si stucca il silicone, si mette il nastro di qua di là, si stucca e poi via, siamo a posto. Ragazzi, a questo punto c'è poco da dire, il lavoro è quello che avete visto, qui è tutto finito. Se avete qualche domanda, se mi sono scordato qualcosa o mi ammazzate, fatemi una domanda nei commenti, io vi rispondo appena possibile e per il resto ci si vede al prossimo video. Buona!